Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Mumis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò un tutorial molto utile. Siete stati proprio voi su Instagram a chiedermi questo contenuto, anzi se ancora non lo fai corri a seguirmi anche su Instagram. Vi mostrerò per l'appunto come realizzare un fondo quadrato per borse a punto basso, semplice e veloce a prova di principiante. E non solo, vedrete anche il confronto tra diversi materiali filati. Durante il tutorial vedrete all'azione il cordoncino per borse, ma vedrete che seguendo lo stesso procedimento, lo stesso schema, potreste realizzare ugualmente un fondo quadrato per borse o per cestini, anche con della fettuccia, ma anche con della lana e del cotone. Insomma, tutorial davvero da non perdere. Per il seguito mi raccomando, arriviamo a 1000 like a questo video. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti e se avete altre richieste scrivetemi pure. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Faccio un anello magico avvolgendo il cordoncino in questo modo tra le dita, inserisco l'uncinetto e prendo il cordino di lavorazione, blocco con una catenella che sarà il primo punto. All'interno di questo anello magico aggiungo 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più la catenella iniziale sono 8 punti totali. Vado a chiudere l'anello magico, stringo bene, allungo l'asola che ho sull'uncinetto, entro da dietro nel primo punto basso e vado a formare l'asola alla catenella iniziale. Allargo sempre la stessa asola e faccio passare il lavoro attraverso l'asola che ho allungato. Faccio uscire la coda dietro, ok, in questo modo, e stringo per bene. In questo modo abbiamo 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entro proprio nell'asola che ho appena formato, questa qui. Prendo il cordoncino, lo faccio passare attraverso e faccio una catenella che vale sempre come primo punto. Nello stesso punto aggiungo altri 2 punti, questa volta punti bassi. Quindi entro, faccio il primo punto, entro, faccio il secondo. Abbiamo sempre 3 punti. 1, 2 e la catenella iniziale sono 3. Con il primo marcapunti vado a segnare il secondo punto di 3, quindi catenella e questo è il secondo punto. Andiamo avanti. Nel punto successivo, nel secondo, lavoro un punto basso. Nel terzo punto lavoro 3 punti bassi. Anche qui vado a segnare il secondo di 3 e ripeto lo stesso lavoro sugli altri punti che mi rimangono. Punto successivo, un punto basso, punto successivo, 3 punti bassi. 1, 2, 3. Ripeto, segno il secondo punto di 3. Per l'ultima volta procedo. Nel primo punto faccio un punto, nel secondo 3 punti, 1, 2, 3, segno il secondo di 3, quindi ci occorreranno 4 marcapunti, ci rimane l'ultimo punto, l'ottavo, e qui facciamo un punto basso. Dove c'è il marcapunti andremo a chiudere il giro proprio come abbiamo fatto poco fa, quindi lo togliamo un attimino, allungo l'asola, entro nel secondo punto dei 3, porto l'asola all'esterno, così, allungo per bene, faccio passare il lavoro attraverso questa asola e vado a chiudere. Quindi questa sarà la situazione, faccio uscire la coda iniziale, eccola qui,
mentre il cordoncino di lavorazione deve essere all'interno del cappio e chiudo. Questo è sempre il secondo punto dei 3. Questa è l'asola che abbiamo appena formato e iniziamo esattamente da qui, proprio dove c'è il cordoncino, per cui entro, prendo il cordoncino e lo faccio passare. Faccio sempre una catenella ed inizio il terzo giro. Punto successivo ho il marcapunti, quindi vado a fare un aumento. 3 punti nello stesso. 1, 2 e 3. Vado a marcare sempre il secondo dei 3. Questo passaggio è molto utile per le principianti. Poi mi ritrovo 1, 2, 3 punti, vado a lavorare un punto singolo. 1, 2 e 3. Quando incontro il marcapunti, nonché il secondo punto dei 3, vado a ripetere l'aumento. 1, 2, 3. Segno sempre il secondo dei 3 e vado avanti. Nei prossimi 3 punti lavoro un punto basso normale. 1, 2 e 3. Marcapunti, aumento. 1, 2 e 3, tutti nello stesso punto, vado a segnare il secondo e nei prossimi 3 punti vado a lavorare un punto basso singolo. Angolo, 3 punti nello stesso. E concludo il terzo giro lavorando gli ultimi 2 punti. Ne abbiamo 2 perché il primo già lo abbiamo lavorato all'inizio. 1 e 2. Andiamo a chiudere sempre allo stesso modo. Allungo un po' l'asola così poi facciamo passare il tutto. Entro nel primo punto, qui ho sempre la catenella, mi raccomando, faccio passare il cappio attraverso. E poi faccio passare questo cappio al solito da qui. Tiro il cordoncino e chiudo. Iniziamo il quarto giro sempre allo stesso modo, mi inserisco esattamente nel punto dove ho il cordoncino di lavorazione, quindi qui. Tiro fuori il cordoncino e faccio una catenella, nonché un punto. Nel prossimo lavoro un punto singolo e quando incontro il marcapunti al solito faccio l'aumento di 3 punti bassi. Come notate ad ogni giro ripetiamo sempre lo stesso lavoro e lo ripeteremo finché non raggiungiamo le dimensioni che ci occorrono. 1, 2, 3, 4, quinto punto. Come notate i punti aumentano in ciascun lato perché comunque ci ritroviamo l'aumento sia a sinistra che a destra. Angolo, facciamo un aumento di 3 punti e poi nei 5 punti consecutivi andiamo a lavorare un punto singolo. 3, 4 e 5. Angolo, 3 punti, marcapunti nel secondo,
e 5 punti singoli. Angolo 3 punti, 1, 2, 3 e poi lavoro gli ultimi 3 punti, 1, 2 e 3. Vado a chiudere sempre allo stesso modo. Entro nel primo punto basso, qui c'è la catenella, e tiro fuori l'asola. Allungo il tutto e chiudo. Quindi faccio passare la coda e come notate pian piano va a formarsi la base quadrata in maniera davvero semplice e veloce. Come notate non si nota nemmeno la maglia di fine e inizio giro. Per continuare basterà ripetere sempre lo stesso procedimento. Qui ho il filo cordino di lavorazione, basta inserirsi sempre nello stesso punto, prendere il cordino, fare una catenella, andare a lavorare i 2 punti consecutivi, l'aumento di 3 punti, poi qui avremo non più 5 ma 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento 7 punti, aumento 7 punti, aumento 4 punti, 1, 2, 3, 4, perché i primi 3 poi li abbiamo già lavorati ad inizio giro. Credo che tutto sia abbastanza chiaro. Con del cordoncino da 2 mm e l'uncinetto numero 4 ho lavorato un totale di 10 giri per arrivare ad un fondo quadrato da 15 cm, mentre eseguendo lo stesso procedimento con della fettuccia da 3-4 mm e uncinetto numero 5 ho lavorato un totale di 7 giri, stesse dimensioni. Infine con della lana, ma potete utilizzare anche del cotone, e uncinetto 3,5, eseguendo lo stesso schema anche qui ho lavorato un totale di 11 giri per arrivare a 15 cm. Al variare del filato, dello spessore che si va ad utilizzare e al numero di uncinetto variano anche il numero di giri e di conseguenza le dimensioni in centimetri. In questo caso questi 3 fondi quadrati hanno un'unica cosa in comune, ovvero i centimetri, 15 centimetri. Le uniche 3 differenze invece sono il materiale impiegato, il numero di uncinetto e il numero di giri, perché qui abbiamo 10, 7, 11. Questa regola comunque vale in generale per qualsiasi altro progetto. Questi 3 campioncini sono la prova che potete realizzare un progetto borsa con qualsiasi filato abbiate a disposizione, con del cordino, con della lana o del cotone, dell'acrilico o della fettuccia. Il procedimento, lo schema rimane invariato. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che vi sia stato utile. Come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate, e se avete altre richieste in particolare io sono qui a vostra disposizione. Mi raccomando, per il seguito arriviamo a 1000 like. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!